Ciao Brodel, oggi mi è arrivato il kit delle telecamere anteriore e posteriore per registrare in loop le nostre gite, salvare video di quando siamo in giro e in caso di incidente avere anche una prova inconfutabile di quello che è successo. Dunque, il kit che ho acquistato, purtroppo l'ho già installato, avevo fatto il video prima, ma ho avuto problemi e non ho più i video con il kit smontato. Comunque c'è questo display che l'abbiamo visto nella nostra moto, queste due telecamerine, il pulsantino e basta, e quel regolatore di tensione da 12 a 5 volt. E questa in particolare, che cosa ha? Il monitor che abbiamo visto, la risoluzione che non è questa ma è 640x480, ha la supporto loop, ha il sensore DG che si può attivare se quando sente tipo quando c'è un incidente. GPS la mia non ce l'ha, c'è una piccola batteria per consentire quella funzione di registrare anche quando la moto è spenta. Fare il maniglione e quindi bisogna togliere una, due e 3. Queste sono le viti che vi dicevo. Quindi per arrivare nella parte sotto del parafango dobbiamo smontare tutta la parte, questa pacca qui di plastica, e si fa togliendo queste due viti qua sopra e questa laterale qua che c'è anche dall'altra parte, e sganciando i portavaligia. Dunque ora andiamo a allentare il portatarga per riuscire ad arrivare meglio alle viti dietro, alle contatti dietro. Allora, noi dobbiamo collegare il più al sottochiave, quindi adesso giriamo i contatti. Noi sappiamo che girando i contatti si accende il nostro stop, e di questi due connettori, 1 e 2, eccoci qua, noi andremo a collegarci a questo, il primo qui, perché questo qui è quello che dà i 12 volt, quindi il più ci attaccheremo qui e il meno lo possiamo prendere, non so, ad esempio qui dal telaio. Dunque colleghiamo la nostra telecamera al nostro filo col convertitore da 5 a 12 volt, seguendo le frecce. Ok, adesso andiamo a girare la chiave e vediamo se quando arrivano i contatti si accende anche la nostra telecamera. Esatto. E come l'abbiamo spostata, come l'abbiamo impostata, lui adesso si spegne fra 30 secondi. Dunque ho messo anche la prolunga della telecamera facendola passare sempre qui sotto in modo che arrivi qui, e da quest'altra parte invece la facciamo collegare alla telecamera che momentaneamente ho fatto passare sempre qui sotto. Dunque la sella, la parte sotto della sella l'abbiamo già rimontata, adesso rimontiamo la pacca che va qua sopra. Controlliamo sempre una volta rimontata questa parte che il meccanismo dell'apertura della sella funzioni.
Ok. Abbiamo aperto così la staffa, ho allargato sempre questo buco col Dremel e pensavo di metterla qui così, in questo modo, con una vite più lunga che va qui nel telaio e degli spessori. E adesso taglieremo questo pezzo qui perché non ci serve, questo pezzo che viene fuori qua. Ok, diamo una leggera regolata in modo che sia tutto dritto. Perfetto. Ok. Dunque, ho guardato il video che viene fuori dalla telecamera montata qui e qui vibra molto e quindi la telecamera si muove molto. Adesso voglio provare a inserirla qui, in questo dado che c'è qui. Ora ve lo mostro. Esatto, quel dado lì. Per fare ciò bisogna smontare tutta la parte del becco davanti. Dobbiamo rimuovere quella. Ok. Abbiamo messo una vite un po' più lunga e un bel dado autobloccante. La nostra telecamera è dritta e adesso andiamo a rimontare il becco. Qui, come potete notare, ho fatto un segno bianco per tenerla sempre dritta, in modo da sapere nel caso si muove dov'è che va rimessa per guardare dritto. Questo qui è il pulsante di cui vi parlavo all'inizio del video e è un pulsante ha due pulsanti in realtà, ma hanno la stessa funzione. Qui al centro ha dei LED che mentre noi andiamo e quando lui è attivo
si accendono e rimangono sempre accesi e a volte lampeggiano e quando spingiamo il pulsante lampeggiano. Quindi cosa significa? Che quando noi andiamo questa luce rossa può dar fastidio, quindi io mettendola lì sotto ho evitato che si veda la luce lampeggiante o rossa che ci punta sulla faccia. Questo è quello che si vede dalle due telecamere, si vede quella dietro e quella davanti che adesso inquadra il mio garage. Come vedete c'è la riga, quindi è dritta e l'abbiamo impostata bene. Dunque, come avete visto, il video, l'immagine è molto stabilizzata sia davanti che dietro e vi ho messo lo stesso percorso anche di notte per farvi vedere che anche di notte comunque la visibilità insomma, del video è discreta insomma. E è tutto. Ciao, buon lavoro.